Eccoci, abbiamo iniziato con Totò, ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sta atterrando con un paracadute in una zona di campagna appena limitrofa alla città, come se proprio cercasse salvezza. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, adesso in questo momento è un po' agitato perché ha appena messo i piedi a terra, però è un sì convinto. Ok. Nome del progetto di Totò dopo 4 anni fa la sua seconda sessione. Fine. È come se lui percepisse in maniera molto forte di essere arrivato alla fine di un ciclo della sua vita e sente il forte bisogno di ricominciare un nuovo ciclo, ma non sa bene come orientarsi. Nome della sua anima. Mi viene Silvia, ma il fiore, quello bianco che si trova nei boschi, l'anemone. Nome del spirito. Allora, mi viene muratore. Allora, credo che sia un po' un mix tra il fatto che lui magari è anche un po' appassionato di studio della massoneria, ok? Mhm. Ma anche proprio un muratore come creatore, no? Come costruttore. Vibrazione. 3,7, Mm. Consapevolezza. 136, Anima. 42, Vite. 1848, Cervello. 9, Suscettibilità ipnotica. 30, 3D. 6,5, E vivacità animica. 98. Allora, Totò, i valori fanno un po' schifo, considerando che tu mi segui sempre, fai tante ricerche, hai una vibrazione molto bassa, una consapevolezza, pensa a te, niente di straordinario, poca PS, tante vite, cervello nella norma, bassissima suscettibilità ipnotica, non ti lascia andare, sei tanto nella 3D, 65 ancora bello solido, e non hai il 100% di vivacità animica, non vuoi veramente sapere come stanno le cose, vuoi in qualche modo saperlo veramente meno qualcosa. Questo è il dato che a me stupisce sempre quando non è il 100, perché il 100 è 100. Vuoi assolutamente sapere quello e non c'è ba che tenga. Entità eteriche di Totò. Cioè, tipo un orso che è come se a volte gli presentasse delle situazioni che sono un po' fuori controllo per lui e che lui non sa esattamente come gestire. Poi c'è un coccodrillo che sembra stare in piedi al bancone di un bar ed è come se creasse delle problematiche, delle incomprensioni nei rapporti sociali. Mm. Poi c'è come canide una iena ridens che non so perché la colloca in soffitta.
come se di nascosto ridesse di lui, ma lui non la può vedere, no? Però è come se si sentisse deriso. Eh, mm, beh, poi c'è un uomo del tempo che gira le lancette dell'orologio in modo da creare una serie di problemi rispetto alle questioni tempo. Poi vedo che c'è tipo Lucifero, che è come se gli creasse degli accecamenti, delle illusioni, delle false visioni, diciamo così, no? Delle false prospettive. Mm, direi basta. Mentali, quelle che nella sua prima sessione non erano ancora state scoperte. Allora, la prima si chiama disguidi. È un'entità mentale che vuole proprio creare dei contrattempi, delle difficoltà, oppure proprio, non so come dirti, dei grattacapi, nel senso anche dei dilemmi. Mm? Allora cosa succede? Che lui, per affrontare tutte queste cose che ho detto, utilizza molto tempo, molta energia, con il risultato di rimanere in una sorta di improduttività. Direi come livello 5. Poi l'altra si chiama tipo Cocci Rotti. È un'entità mentale che lo porta a rovinare a volte delle situazioni, a volte dei rapporti, senza neanche più di tanto rendersi conto di come quella situazione, di come quella relazione si è rovinata. Sicché lui potrebbe attribuirla allo scorrere del tempo, potrebbe attribuirla bah, è così che vanno le cose. Mm? Quindi di fatto non prova neanche a riparare in qualche modo, ok? Accetta questo tipo di rottura, di frattura, non comprendendo che in realtà, volendo tutto, può essere trasformato, e se lo desidera anche riparato. Questa me lo dà come livello anche qua, diciamo 5-6. E poi c'è l'altra che si chiama Frana. È un'entità mentale che di fatto gli fa vivere una sorta di mancanza di stabilità. Ok? Di fatto lo fa vivere in una situazione molto cedevole, molto fragile, ok? Anche di ingenuità, ma non glielo fa percepire che lui si trova in questa precarietà, ingannandole invece che lui è in una grande stabilità. Mm? E questa qui direi un livello un po' più alto, sul 6-7. Basta? Sì. Impianti. L'impianto mentale è proprio un grosso chiodo che sembra un po' anche arrugginito ed è piantato qua, nella parte alta della fronte e rappresenta un po', nel senso metaforico, il chiodo fisso, delle fissazioni che lui ha, che si mette in testa e che durano un tot di tempo e fa molta fatica, per esempio, poi a estrarre questo chiodo. Qui mi mostra come se il cuore fosse protetto da una lastra metallica che è stata crivellata con dei colpi di pistola. Lui quindi per proteggere il proprio cuore, per proteggerlo dai colpi, ha messo questa protezione.
li vedo come una spatola mm, che va un po' a mm, creare un raschiamento, diciamo così, nella zona addominale, però non so se tra la zona addominale e genitale, direi, perché poi i genitali sono come bagnati da un flusso di raggi molto caldi che a tratti creano anche una sorta di iperattivazione. Mm. E poi il ginocchio destro ha dei chiodi infilati. In questo caso, simbolicamente, indicano il fatto che lui ha difficoltà ad esprimere la propria parte, diciamo così, pratica, evolutiva nella vita, a camminare con le proprie gambe in maniera libera, autonoma, indipendente, a realizzarsi. Basta. Va bene. Cinema, sorella, Sì, sì, sì. fratello, È venuto tipo con una pizza, così si fa uno spuntino. Intanto, andate in panetteria a prendersi un pezzo di pizza. genitori. Loro sono un po' più di vecchia guardia, diciamo così, no? C'è un po' più di resistenza a una certa visione delle cose, però non so, poi mi dà l'impressione che sia importante il senso della famiglia qui. E quindi nel bene o nel male, tutto viene un po' accettato e integrato, ecco, anche magari facendo buon viso a cattivo gioco. Gli amici. Sì, qualcuno è proprio uscito da quel bar lì dove c'era il coccodrillo, qualcuno si è portato il caffè, qualcun altro si è portato un aperitivo. Mm, sì, sì. E Uno si è portato tipo un biliardo. rispetto al cinema, Totò dove si mette? E lui lo vedo un po' timido, perché insomma si sta proiettando il film di tutta la sua esistenza, no? Non so, così un po' timido, quasi che si sta un po' nascondendo, mettendo un po' al buio. È in prima fila, ovviamente, laterale, in piedi, perché lo sa che il film è il suo, però in questa situazione un po' così, di timidezza. Perché è timido? Chiedilo a lui. Perché adesso mi scopro davvero, racconto me stesso. Va bene, facciamoci portare da una vita in una vita precedente da Totò, una sua. Poi mi fa vedere tipo che era un topo da biblioteca. Trascorreva praticamente le sue giornate rinchiuso qui e era arrivato a un punto della vita in cui praticamente conosceva tutti i volumi della biblioteca. Un'altra? Molto diversa, fa gare automobilistiche, tipo in un circuito. Qui invece mm, c'è molta imprudenza proprio, no? Perché anche rischia la vita. C'è molto bisogno dell'adrenalina, del brivido della vita. È l'esatto opposto come vita. Monica, causa esoterica della bronchite che ha avuto da poco, dopo la prenotazione della sessione.
Ma allora lì vedo l'uomo del tempo, che è come se un po' volesse fermare le lancette dell'orologio, in modo che lui, proprio perché è malato, vada un po' a sospendere la sua vita. E in effetti così è stato, perché lui cosa ha fatto? Ha un po' atteso la guarigione, Di- dicendo, va bene, io adesso per la mia guarigione ho bisogno di fermarmi, ok? Perché comunque il corpo utilizza tutta una serie di energie e io non posso affaticarmi, ok? Non posso fare cose. Quindi c'è stata questa sospensione qui ed era quella voluta dall'uomo del tempo. È stata comunque una malattia blanda, ok? Perché comunque alla fine niente di veramente grave, però che ha dato la dimostrazione all'uomo del tempo che ha vinto. Chi ha vinto? Sì. Ah, perché non ho sentito. E i farmaci che ha assunto sono serviti per farlo guarire Ma questi farmaci qui, quelli del ricovero, eh, o quelli del ricovero? Questa è la domanda, non ti sento fluidamente. sì, perché Tutte e due. i farmaci li collego molto a quelli del ricovero. E, allora, allora, come ti posso dire? La risposta è sì. Cioè, eh, noi veniamo in questo mondo che sicuramente è illusorio e la materia è illusoria, però in questo racconto, in questo film, in questo sogno, noi abbiamo scelto che la materia abbia anche delle reazioni fisiche e chimiche, mm, e che questa materia che ha delle reazioni fisiche e chimiche va a armonizzarsi o meno, con tutta la nostra parte invece più energetica e più spirituale. Quindi può succedere che dei farmaci non facciano effetto, che la nostra parte spirituale rifiuta la guarigione, ma altre volte invece fanno effetto. Mm. Quindi, mm, altre volte non fanno effetto perché sono nocivi, ok, per la nostra struttura biologica. Mhm. Nello specifico caso, questi che ha preso adesso, che a me non mi sembra chissà che cosa, diciamo, eh, sì, l'hanno aiutato. Cioè, quello che io voglio dire è che nel caso in cui un individuo abbia una consapevolezza molto, molto elevata, può effettuare l'autoguarigione, ok? Però davvero lì bisogna essere arrivati ad un livello di volontà e di comprensione profonda della realtà notevole. Se così non è, abbiamo bisogno del supporto principalmente fisico, cioè il medicinale, mm? O il trattamento, che dir si voglia. Monica, Totò e la sua passione per i fumetti, specialmente Dylan Dog. Allora, è un po' un paracadute anche questo, no? In un certo senso, perché gli permette di avere una vita anche molto avventurosa, perché si immedesima molto nelle storie, nei personaggi, li vive proprio con grande partecipazione, con grande passione proprio. E questo è quello che gli consente di avere per il resto una propria vita piuttosto piatta, ok? Però cosa succede? Che allo stesso tempo, eh, da un lato è un paracadute,
però dall'altro anche un po' una gabbia, perché a volte come il timore di dire sì, ma io sto leggendo il racconto di un massone, sto leggendo di entità, le entità vengono anche raffigurate in Dylan Dog, per esempio, tantissimo, rituali in abbondanza. Mhm. Mm, e allora lui si sente come anche un po' minacciato, ok? Dimenticando che lui è il creatore di questi fumetti, non è l'editore Sergio Bonelli, è che lui Lui chi, scusa? è Totò. Il creatore di questi fumetti? Sì. In che senso? Cioè, sì, perché allora, noi creiamo un sogno, un film, ok? Dove noi crediamo, facciamo finta che questi fumetti siano stati inventati da qualcuno, ma non è la verità. Mhm. Lo so che è molto difficile da comprendere, ma chi li crea e chi li legge? Ma chi li legge pensa che venga creato da qualcuno di esterno. È Sì, troppo come... astruso quello che sto No, dicendo? no, è come il libro, diciamo con le parole si crea in realtà un film nella testa della persona, con il fumetto si è un pochino più aiutati, ma in qualche modo siamo lì. Chi è Bonelli? Era o è vivo? Vivo, no? No, è morto. È morto. Chi era Bonelli? Un massone? Si chiede Totò. Sì, la risposta è assolutamente sì. Eh, lo vedo anche un po' vicino, tipo alle storie dei Simpson, no? Per dire. Quindi come ruolo un po' simile, quindi di mettere anche proprio degli eventi anticipatori della realtà, una realtà che magari è anche molto in là con il tempo, mh, perché ha conoscenza di una certa agenda, ok? Voluta dall'elite e quindi che vorrebbe creare un certo tipo, no, di esistenza. Quando andavo al liceo, andavano molto i Dylan Dog, qualcuno l'ho visto anche io, degli altri, ma qualche mio compagno quando lo leggeva poi ne rimaneva fortemente turbato, tanto che molti poi hanno abbandonato questa cosa, sbudellamenti, mostri, riti, cose un po' estreme, sbudellamenti di ogni tipo, occhi cavati, interiora mangiate dal mostro. Che è successo a questi Vabbè. miei compagni? Beh, intanto arriva Dylan Dog con il suo bel rosso e nero, no? Mhm, Giacca nera, la camicia rossa, e lui è il massimo della completezza, no? Rispetto alla grande opera alchenica. Si parte dal nero, no? La Nigredo, e si arriva al rosso, la Rubedo. mhm, Quindi lui la compie perfettamente in un fumetto che è in bianco e nero, no? In mhm. grande poi rappresentazione massonica. Anche questa per noi è una grandissima opportunità perché ci permette anche di comprendere tanti aspetti nascosti. Però, tipo, alcuni di questi tuoi compagni, invece, che diventare loro i protagonisti, cosa hanno fatto? Il ruolo passivo. Perché il discorso è sempre questo, giocare un ruolo attivo, guardando un film, leggendo un libro, leggendo il fumetto, ok? Oppure passivo, e quindi farsi spaventare, farsi proprio prendere da quell'entità. Certo è che l'obiettivo sarebbe proprio questo, no? Di farci cadere nel tranello della paura, del mostro che ci uccide, l'incubo, perché lui è l'indagatore dell'incubo. Mm. E quindi loro sono caduti nel tranello. Mm? E il loro sogno, perché siamo tutti qua a vivere un sogno, diventa un incubo.
Però Cosa? invece, Mhm. se vuole, Totò può prendere questo fumetto non come un sogno o un incubo in cui entrarci, ma uno spunto per svegliarsi dal proprio sogno. L'ennesima occasione di studiare? No, di vivere. Come? Quindi legge un fumetto e poi esce e mette in pratica quello che... Allora, ovviamente ci sono tanti spunti. Eh, Uno degli spunti, dai, dati da Dylan Dog è sicuramente l'ironia. Quelli tutti non se lo Giù da dimenticano. ballerino. Porca miseria, Groucho Marx è Mm. proprio un po', sai, la follia e il ridere su tutto, trovare sempre l'aspetto divertente, perché lui ha capito che è tutto un gioco, che è tutto un film, no? Infatti, lui fa parte, i fratelli Marx si riferiscono proprio ai film. Noi dobbiamo leggerli con intelligenza queste cose. Ci stanno raccontando questo, che noi siamo dentro un film. Ma cosa vogliamo fare? Gli attori a cui è stato rifilato un copione e recitiamo senza manco sapere tra l'altro che siamo attori, oppure vogliamo fare i registi, gli sceneggiatori? Totò deve decidere. E Totò avrà sicuramente una collezione in casa, giusto? Ha, comporta questa collezione presente in casa qualcosa a livello energetico? Questo dipende da lui. Cioè, ehm, se lui decide che i padroni sono quelli lì, e lui ha la libera scelta di tutto. Cioè, è lui il creatore del suo film e non lo sa. Se lui dentro il suo film decide che quelli lì sono quelli che sono in grado di creare un involucro energetico negativo, così sarà. Se invece lui dice, aspetta un attimo, questi qua mi possono dare degli spunti, mi possono far vedere degli aspetti della realtà che io non so cogliere, mi possono dare anche delle astuzie su come vivere, allora si ribalta tutto. Va bene. Un messaggio finale da Dylan Dog? I mostri sono dentro di te. Va bene. Monica, causa esoterica della sfuriata incomprensibile con la sorella dopo aver prenotato. Allora, da un punto di vista di entità, è stato l'orso, a fargli venire proprio questa specie di anche attacco di aggressività, che non è generalmente nella sua natura. Però in questo caso l'orso aveva bisogno di stimolarlo in questo modo, mm, in qualche modo per mettergli in testa che la sessione, invece che creare equilibrio, crea squilibrio. Causa esoterica dei tre scompensi cardiaci. Qua però, vedi, non gli ho chiesto perché mi viene come se ci fosse un elemento materno. Allora, allora, un po' particolare come cosa che mi viene, come se lui, oh, guarda, è bellissima questa sessione perché lui ci permette di parlare di tantissime cose. Come tutti noi facciamo un patto di fedeltà, no? Generalmente con la mamma. E anche lui l'ha fatto, questo patto di fedeltà con la mamma. E cioè che la mamma si potrà sempre occupare di lui, ok? E quindi è come se lui avesse creato questa specie di fragilità, perché oggettivamente il cuore è proprio il nostro elemento vitale essenziale, per far sì che la mamma possa sempre potersi occupare di lui, ok? Per poter mantenere sempre molto forte e molto quasi inossidabile, ok? Questo legame.
E adesso lui, con la scelta, per esempio, di rimanere a vivere a casa dei suoi genitori, l'ha ulteriormente rinforzato. mm. E la mamma potrebbe anche dire, ma sai, hai avuto anche quei problemi lì di salute, cioè stai qua tranquillo, ci pensiamo noi a te, no? Non ti creare troppi problemi, stai qui tranquillo, eh? È Siamo tutti successo così, insieme. no? Totò. Adesso hai anche un'età, ti Scusami che sono non ti ho successe. sentito. No, no, dicevo a Totò che sta ridendo e annuendo che è successo proprio questo, che la mamma, insomma, ha ribadito il concetto che ormai, appunto. Va bene, Monica, Totò e le sue relazioni sentimentali, messe un po' in secondo piano, non fondamentali, vivendo appunto con i genitori, non pensa che questa cosa incida nella propria esistenza, anzi, ha definito il suo stile di vita libero. Allora, ehm, una parte della vita di Totò è molto interessante e molto utile, è molto bello che lui si informi su tante cose, abbia anche tante curiosità, poi a volte accantona le cose, no? Quindi questo sicuramente è indice di evoluzione in corso. Oh, la cosa importante che deve comprendere è che noi siamo venuti qua per fare il gioco dello specchio. Mm? Allora, che cos'è? Riprendiamo gli argomenti di prima. Noi, cioè, lo specchio come è fatto? Cioè, che tu da solo non ti puoi vedere, no? Hai bisogno di un oggetto che rifletta la tua immagine. Ok? Allora che cosa succede? Che noi dobbiamo portare fuori. Quindi portiamo fuori con una malattia, portiamo fuori con i nostri rapporti con gli amici, con le cose che ci succedono e il miglior specchio è l'altro della coppia, perché è quello che ci dà l'occasione, la possibilità di conoscerci meglio. Però anche lì, quando la coppia si forma, è importante usare bene questa occasione di specchio per specchiarsi. Se non la si usa in questo modo, allora è anche facile che mandiamo in frantumi, no? Rompiamo i cocci. Mm? E lui, diciamo che ha un po' fatto così, perché è come se avesse considerato che il tempo logora la relazione, che occorre lo step successivo, che ne so, della convivenza, del matrimonio, ma questi sono solo dei pretesti. Mm? Per lui la Esiste? coppia può essere un'occasione di crescita, e Di di crescita. rispecchiarsi, di conoscersi. Sì, per Esi- specchiarsi, per conoscersi, per guardarsi. più dei fumetti. Molto di più. Attenzione, Totò, attenzione. Questa donna non perdona. Esiste la fiamma di Totò? Beh, ovviamente sì, ma perché esiste per tutti? Ma dov'è? Questo specchio esiste per tutti, ma dov'è adesso? Adesso appunto sono io che mi sono fissata su questo cavolo di bar, che non è che è sempre lo stesso di bar, come se potesse avere un feeling con una persona che è dall'altra parte del bancone. Mm, quindi nella sua città. Forse non proprio la sua città, ma una vicina. Causa esoterica del suo nome. Eh, questo qui è un bel gioco della terza dimensione, no? Perché lui, allora cosa fa? Ha il Totò cosa compito vuol dire? Mm, di salvare le persone? mm, mm, mm. Occhio, perché questo qua è proprio uno dei tranelli della terza dimensione, che noi siamo qui per salvare. Addirittura ci sono quelli che vogliono salvare il mondo. Generalmente vogliamo salvare la mamma,
no? Vogliamo salvare il partner, eccetera. E questo qui è proprio il modo migliore per fuggire da se stessi, per disconnettersi da se stessi e concentrarsi sul benessere e la salvezza di altri. Ha vite precedenti con genitori, fratello e sorella? Direi di sì. Ma a cosa Certo, certo. serve analizzarle? Niente. Sono... Serve per capire che siccome ha già avuto vite con loro, adesso deve fare anche altre vite con altri. Mm, mm, mm. Bene, due disincarnati, portale aureo, molto purtroppo mancati da pochissimo tempo, tutte e due, 1 o 2 mesi, amico e zio. Allora, l'amico viene proprio con la testa fasciata, come se ancora quasi potesse sentire dolore. Quasi come se questa malattia gli avesse portato via tutti i sensi, i cinque sensi. E allora è come in questa fase, che ti posso dire, adesso mi fa vedere come se avesse la testa fasciata appoggiata a una grande pigna. Penso in riferimento proprio alla ghiandola pineale. Mm. Quindi è in questa fase, in questo processo, come posso dirti, eh, sì, di superamento, ecco, di questo dramma. Mm. Però è ottimo, con questa pigna dietro, è Mm. veramente molto protetto. L- Vedo che è l- una pigna molto resinosa, Scusa, l'amico o lo profumata. zio? L'amico. L'amico, questo qua, sì, sì, sì. Mm. E lo zio? Ah, dici che questo è lo zio? No, e lo Ah, zio come lo magari non vedi? so distinguere. No, Ah, no, ok. no. Ehm, ok, ok. Lo zio tipo così, con la mano su un fianco, che si tiene. Poi è come se mi facesse sentire che è stato ferito, è stato colpito, ferito. Ehm, Forse hanno sentito che gli hanno fatto del male. Ehm, mm, Allora, non riesco a capire se è proprio una ferita che lui riferisce come tipo un intervento medico non corretto, oppure proprio una ferita di qualcuno che nella vita gli ha procurato un forte dolore. Perché è come se lui fosse in questo momento un po' in convalescenza, per cui non è che, sai, si esprime in maniera proprio chiara e fluida. È un po' come se, sai, appena ti svegli, che si biascichi un po', ma non è tanto chiaro né quello che dici, né il modo in cui lo dici. Sento come se avesse tanto bisogno di amore, lo zio. Voglio della delicatezza, voglio dei fiori. Vuole lasciare un messaggio a Totò? Ama la grazia, ama la delicatezza. Scegli il colore tenue, la bellezza del profumo. Lui sta bene adesso dove sta? E si sta riprendendo, sta proprio riprendendo le forze. Mi dice che c'era stato un deperimento, decisamente in una buona fase di recupero. E l'amico come sta? E sta proprio come ricevendo energia da questa pigna che lo rivitalizza, che lo rimette in sesto. Ma lo sento che appunto non ha dolori, però è come se stesse un po' dormendo. Cosa vuole lasciare come messaggio a Totò se riesce? È come se fosse un biglietto. Non so se magari loro si scrivevano.
O forse lui scriveva, non lo so perché un biglietto. Eh, amico carissimo, non mollare. Tieni duro, sorridi, vai oltre le apparenze. Vanno nel portale aureo. E no, perché c'è tutta questa fase ancora di rigenerazione e bisogna lasciare che trascorra ancora un po'. Va bene, allora li salutiamo. Che fanno? Dove vanno? Sì, sì, sì. E- Ritornano a, tra virgolette, vagare, a ricostruire il filo del discorso per acquisire una consapevolezza da disincarnati, diciamo, Mhm. che se vogliamo è una consapevolezza anche molto più veloce da acquisire Mm. rispetto a quando siamo in vita, tutto molto più accelerato. Certo. Tantissimi argomenti, Monica. L'ultimo, la NASA. Poche battute, quello che ti costa meno energia possibile. NASA, fonte di grandi punti di domanda nelle teste un po' più pensanti. La stazione spaziale, grande punto di domanda. Lo sbarco sulla Luna negli anni 60 dell'America, grande punto di domanda. Sbarco sulla Luna degli indiani di recente con la navicella pixelata, grande punto di domanda. Errori su errori delle immagini che ci vengono propinate della stazione spaziale con concetti, diciamo, legati all'assenza cosiddetta di gravità completamente errati, motivazione per cui non torniamo sulla Luna, non siamo tornati sulla Luna, si sono persi i progetti. Mm? Motivazione per cui non torniamo sulla Luna 2, la vendetta, le tute non sono pronte. C'è un video in cui negli anni 60 le sciure cuciono con una specie di commento dell'epoca, no? Le signore sono pronte a cucire fino all'ultimo buco delle nostre tute, dei nostri eroi. Quindi, e poi non solo, ma anche uno degli astronauti, insomma, dello sbarco sulla Luna, che più volte ha detto pubblicamente non l'abbiamo fatto, non siamo andati, è fake. Ma se tu parli di queste cose all'uomo della strada, ti dice complottista. Io veramente, no, no, parole. Noi che io passi le giornate a pensare alla NASA, non me frega niente. Magari la maglietta con scritto sopra NASA evito di comprarla, perché di dare la mia energia e i miei soldi a questi qua, anche no. Ma che cos'è la NASA? NASA. Tutto contento, Totò, eh? Allora, Te ne frega niente della tua vita, ti interessa solo la NASA. No, non è vero. però non ha tutti i torti, Mm, perché io vedo che quelli della NASA sono come, chiamiamoli i custodi del mondo, cioè, aspetta, allora, aspetta. Prima di partire dalla NASA, io dico umilmente, che per carità, cioè, la mia visione, come io vedo la Luna. A volte ci fanno vedere i mari della Luna, no? E guarda caso sembra la Terra, mhm, ok? Come vedo io, nella Luna, cioè, è come se fosse lì custoditi i programmi che vengono attuati sul nostro pianeta. Mm? È per quello che poi sono uguali, perché alla fine è come se la Luna, in un certo senso, comandasse la Terra attraverso tutta una serie di programmi, programmi inteso come credenze, inteso come pensieri, non so, insomma, tutto quanto, no?
ok? Come vite proprio, no? Qualcuno li chiama come karma, lo vedo tutto lì. Quindi questi qui della NASA è come se fossero in qualche modo i guardiani di questo artificio, mm? La Luna è un artificio, per, che serve che la Terra rimanga così, con questo assetto qui, con questa storia qui, con questo andamento qui. Come si fa? Allora, sulla Luna si decidono le nostre sorti, il nostro avatar. È lì che c'è l'avatar. Sì, ecco, sì, si potrebbe dire così, sì. Ma è un luogo fisico la Luna? Tridimensionale? Monodimensionale? Perché mi viene la parola ufficio, come un grande ufficio. Mm, è una proiezione? In teoria è il contrario, cioè la Terra è una proiezione, no, di quell'ufficio. Mm. Siamo andati sulla Luna? Nell'ufficio? Esatto. Cioè, Kubrick ha filmato lo sbarco. Si dice, ma poi leggenda, l'ha detto. beh, ha detto, ma tutti dicono ancora che è una leggenda metropolitana. Sembra che in realtà, beh, l'intervista c'è, e sembra che in realtà lui l'abbia fatto per avere in cambio, cioè ha chiesto in cambio non denaro, ma budget senza limiti per i suoi film da quel momento in poi. E la propria Lui incolumità. era un baratto. Comunque, diciamo che tutto funziona a quei livelli come un baratto. Cioè, noi siamo sotto, crediamo che funzioni attraverso i soldi. In realtà, il vero scambio è attraverso il baratto. Mhm. Cioè, Però io l'hanno voglio fatto fare i miei fuori. film e ti faccio questo. Eyes Wide Shut non l'ha finito. Basta. Ecco, lì aveva un po', come si suol dire, uscito fuori dal vaso. Esagerato. Fuori dal Sì. vaso. Mm. Perché ha messo in... qual è il vero finale? È Nicole Kidman che dice, ufficialmente il film finisce così, tutto quello che conta è fuck, è scopare, o qual è il vero finale? Non so se è suggestione, no? Però io nel finale vedo Nicole Kidman che mangia un feto. Un feto. Così. Ma lui sapeva che sarebbe finito male con quel film. Però non è solo questo, mi sembra di aver capito. Capito a chi stava dando fastidio. Sai che cosa mi dà? Come se lui a un certo punto si fosse anche un po', tra virgolette, annoiato della vita ed era andato a sfrugugliare dove sapeva, no, che non doveva mettere mano, lo Mhm, sapeva, proprio come se si fosse annoiato della vita. mhm. Era nei patti con la NASA di non rivelare nulla di tutto ciò, quindi ha violato il patto. No, come se... allora, all'inizio era un tieni nascosto, poi dopo l'accordo fra di loro era proprio questo, l'equivoco. L'ho detto, ma no, non è vero, non l'ho detto, era una cosa che non ho rilasciato. Perché è molto importante la fase non solo della totale negazione, ma la fase della confusione. Quindi aveva rispettato quella fase lì della confusione. Cosa significa NASA?
Ah, boh. Non lo so. Vabbè. Ad eternum a grappolo in tutti gli uffici della NASA e nell'ufficio Luna. Ognuno mette i propri laddove c'è il proprio, tra virgolette, faldone sulla Luna. E gli uffici della NASA, i grandi bugiardi che io non sopporto. Una delle cose che meno sopporto nella vita sono i bugiardi, le bugie. Chi racconta balle, chi dice che mi ha sognato in vesti erotiche e non è vero, e prende ordini da qualcun altro. Questa è una donna, sì, 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 anche delle tue zone, Totò, perché è innamorata Mm, del suo amore. Pensa a mm, te, pensa mm, a mm, te, mm. pensa a te quanta meschinità, quella gran bugiarda, per non dire altro. Tutti bugiardi, un ad eternum spinale, tutta la colonna vertebrale invasa da un ad eternum veritas. Siete dei bugiardi, prendetene atto. La bugia, l'inganno nell'inganno, l'inganno di voi stessi, la negazione di voi stessi. Quindi tutti quelli che fanno parte della NASA, compresa anche la nostra amica italiana, coi capelli dritti, insopportabile. Tutti, tutti sti bugiardi, compresi anche i tre primi uomini sulla Luna, quelli che sono rimasti vivi, ma credo tutti e tre, mi sembra. Compresa la signora del sud del Tacco, la grande bugiarda, tutti bugiardi. NASA, non solo la NASA, ad eternum spinale. È chiaro che possono anche negarlo, ma voglio vedere se la loro anima lo nega. È lì che non ne può più di tutte ste balle, di tutti questi nasi lunghi, pinocchiosi. Credo che tutte queste anime accetteranno. E se l'anima non c'è, sia quel che sia. Ma ANAS è l'anagramma di NASA? Sì, Associazione Nazionale Società Autostrade, credo. Comunque quella legata alle strade in Italia, almeno nel nord Italia. Che praticamente non fa niente, visto considerati i buchi che ci sono ovunque. Perché? Crateri della Luna. I crateri della Luna. Va bene, Monica, che succede con tutti questi ad eternum che cadono? Lasciano buchi, crateri. Sì, e alcuni di questi computer dell'ufficio vedo che iniziano a sbarellare. E quindi è come se ci fossero dei segnali incoerenti che arrivano a noi, per cui noi iniziamo a renderci conto che c'è qualcosa che non va, no? I cosiddetti bug della Matrix. Verrà nei prossimi anni rivelato il grande inganno della NASA? Mm. Però penso fra una cinquantina d'anni. Mm. Va bene. Torniamo definitivamente a Totò, che ha l'occasione finalmente di andarsene al suo cluster.
un po' infantile, perché sembrano come dei bambolotti, dei giocattoli, dei bambini proprio. E lui dice, adesso sono davvero grande, non mi servono più. Buttiamo via Posso tutto. giocare in un altro modo. Mm, Li Vedo che butta. fa con una bella... Sì, 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 assolutamente butta via ogni gioco. Via. E utilizza un pennello di quelli belli piatti con il colore bianco per fare la Deternum, perché è come se dicesse ricomincio da qui. Mm. Avatar via. Mm. Sembrava, sai, un datore di lavoro con gli occhiali un po' abbassati sul naso. E lui dice: No, io non ho bisogno di datori di lavoro sulla mia vita. Sono io il datore di lavoro di me stesso. Sono io che devo fare il lavoro su me stesso. Lo toglie Non mi viene dato da altri. Sì, 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 assolutamente. e lo butta e crea anche qui un ad eternum suo. Qua preferisce utilizzare il colore e utilizzare le mani, come se mettesse le mani dentro diversi secchi di tinta colorata e poi con le dita crea degli schizzi, che viene tipo, sai, un Pollock, una roba del genere. Quello è l'Ad Eternum. Bellissimo. Mhm. Quindi, entità mentali, entità eteriche e impianti sono caduti. Sì, Il progetto non è più fine o è ancora fine? inizio. La nuova vibrazione. 294. Beh, questa è una vibrazione che mi piace, non la schifezza di 3,7. Come direbbero a Napoli, la schifezza. Consapevolezza. 173. Bene. PS. Anima. 49. Perfetto. Non bene, perfetto. Vite. 1678. Benissimo. Cervello, capacità medianiche. 9,7. Ottimo. Puntiamo al 10, che è già tanto, eh. Suscettibilità ipnotica. 48. Bene, ottimo dato. Ben sopra il 40, quasi alla metà. 3D, 35. vivacità animica. 600. Siamo andati lunghi, messaggio finale di Totò, dimmi anche come lo vedi, a se stesso. I componenti del cinema non sono così fondamentali per la sua storia, lui è fondamentale. È il mio nuovo inizio. Mi guardo allo specchio, mi guardo in ogni cosa, mi guardo in ogni persona. Dice, tolgo gli snobismi, mi immergo nella vita e vedo che si sta lasciando andare sulla sua poltrona, la sua sedia, un po' sfinito. È stato un lavoro molto profondo. Va bene.